Bentornati nuovamente sul canale. In questo video andiamo a vedere come è possibile decidere quali item rendere persistenti su InfluxDB. Normalmente tutti gli item vengono resi persistenti su InfluxDB e quindi la configurazione è relativamente semplice. Il problema c'è quando bisogna decidere quali item rendere persistenti e quali non. La persistenza su InfluxDB non permette di decidere quali item non rendere persistenti, ma lavora al contrario. Vi faccio vedere quindi quale soluzione ho trovato io per rendere agevole la selezione, l'esclusione degli item dalla persistenza. Nel video precedente abbiamo parlato dei gruppi non semantici che mi permettono di creare una modellazione funzionale logica del nostro sistema. Abbiamo incontrato il gruppo persistenza, di cui però non abbiamo parlato. Questo gruppo ho avuto la necessità di crearlo per poter gestire in maniera un pochino più agevole la scelta di quali item rendere persistenti su InfluxDB e quali no. Avendo creato tanti gruppi e sottogruppi che comunque possono avere un valore tipo temperatura, umidità, luci, eccetera, mi sono trovato ad avere tutta una serie di valori memorizzati relativi a questi gruppi, memorizzati su InfluxDB. Questi valori in teoria non mi servono perché io memorizzo già i valori base e questi valori li posso derivare, anche per evitare di avere un prolificarsi di informazioni su InfluxDB. Volevo evitare di scriverli, di renderli persistenti. Non c'è modo, almeno io non ho trovato modo con la configurazione di InfluxDB come motore di persistenza di dire questo item non lo voglio rendere persistente. Invece si può fare il contrario, si può dire quali item rendere persistenti, quali item o quali gruppi. Nel mio caso quindi per evitare di dover specificare tutti i singoli item che voglio rendere persistenti, che sono comunque tanti, ho deciso di creare un gruppo in cui inserire questi item che voglio rendere persistenti e poi dire a InfluxDB che voglio rendere persistenti i figli di questo gruppo. In questo modo, con un'unica riga di codice nel file di configurazione di InfluxDB come motore di persistenza e con l'attribuzione di un gruppo a un item, io posso decidere quali item rendere persistenti in maniera molto agevole. Quindi cosa ho fatto? Ho creato un gruppo che ho chiamato persistenza, non ha nessuna funzione di aggregazione, nessuna valenza funzionale, è proprio solo una comodità di raggruppamento di item per far sì che questi possano essere resi persistenti. Questo gruppo, come vedete, ha tantissimi figli. Sono tutti gli item di cui io voglio salvare i dati su InfluxDB. E man mano che creerò nuovi item, nuovi point, eccetera, nel caso in cui voglia salvarli su InfluxDB, li andrò ad aggiungere a questo gruppo. Quindi fondamentalmente se ne prendo uno a caso e vado a vedere i parent group, abbiamo il nostro GR persistence. Ok, questo lato OpenHub e configurazione degli item. Poi bisogna andare però su un file di configurazione di InfluxDB, file che si chiama influxdb.persist, che si trova nella cartella persistence della cartella di configurazione di OpenHub. In questo file si definiscono eventuali strategie personalizzate di memorizzazione della persistenza e poi nel blocco items si dovrebbero scrivere tutti gli item che devono essere oggetto di persistenza. Normalmente c'è una riga del genere che vuol dire tutti gli item di OpenHub li rendo persistenti con la strategia di default. Nel mio caso invece, al posto di scrivere tutti gli item che voglio rendere persistenti e quindi escludere quelli che non voglio rendere persistenti, ho creato questo gruppo GR Persistence, che è quello che abbiamo visto prima su OpenHub, e sto dicendo quindi a InfluxDB, anzi a OpenHub, nei confronti di InfluxDB, di rendere persistente il gruppo GR Persistence con l'asterisco, cioè tutti i figli del gruppo, con questo tipologia di strategia. Quindi every change, cioè ogni volta che cambia il dato, e ogni ora. In questo modo, ogni volta che io creo un item, un point, quello che è, e lo voglio rendere persistente su InfluxDB, lo devo aggiungere a questo gruppo.
In teoria uno potrebbe creare più gruppi di persistenza per definire diverse strategie. Si potrebbe fare GR Persistence Review e come strategia ogni cambiamento oppure ogni minuto, se si vuole avere più valori memorizzati di quel dato. Oppure si può creare GR Persistence Day. Ovviamente su OpenHub bisognerà creare questi due gruppi e poi quando si gestiscono gli item decidere a quale tipologia di persistenza attribuire l'item con una semplice assegnazione di gruppo. Nel caso in cui non debba essere reso persistente, non bisognerà aggiungere nessun gruppo. In questo modo non dobbiamo tutte le volte che aggiungiamo un item andare a ricordarci di venire su questo file e memorizzarlo.